Ciao a tutti e bentornati in un nuovo LearnMath. Nel LearnMath di oggi impareremo i diversi utilizzi di una parola importantissima nella lingua italiana. La parola in questione è la parola prego. Vi starete domandando, prego non significa you're welcome? Ed avete assolutamente ragione. Prego infatti significa you're welcome. Nonostante tutto però ha diversi ulteriori utilizzi che a volte possono creare un po' di confusione. Questi utilizzi molto spesso si iscono in base al contesto. Ad ogni modo, oggi vedremo tutti i diversi utilizzi della parola prego e i differenti contesti. Iniziamo dunque con l'utilizzo che abbiamo appena menzionato, ovvero quello di you're welcome. La persona vi dice grazie, voi potete rispondere con prego, che significa appunto you're welcome. Un altro utilizzo della parola prego è per dire dopo di te o dopo di lei. Stiamo per entrare in un negozio, c'è una persona che sta entrando insieme a noi e vogliamo far passare questa persona prima di noi. In questo caso possiamo dire prego, come dire dopo di lei, dopo di te. È un po' come dire in inglese after you. Un altro utilizzo di prego invece è, se noi immaginiamo anche qui un altro scenario e siamo a casa e abbiamo degli invitati, questi invitati arrivano a casa, stanno per entrare, possiamo dire entrate o entra se la persona è solo una, oppure possiamo utilizzare la forma un po' più gentile di prego. Prego dunque significa come in. Un altro utilizzo di prego è per esempio nei negozi. Il proprietario del negozio oppure l'assistente alla vendita vi vuole chiedere vi posso aiutare o ti posso aiutare o la posso aiutare nel caso formale, invece che porre questo tipo di domanda può anche dire prego, come dire how can I help you? Continuiamo con gli utilizzi. L'altro utilizzo è per dire sì, per favore. Per esempio, se siete seduti al ristorante e il cameriere vi propone un bis del piatto che avete appena mangiato, voi potete dire sì, per favore, oppure prego, che è un po' come dire yes, please. Infine, un altro utilizzo di prego molto formale, ma anche molto gentile, è quando per esempio non avete sentito qualcosa, non avete capito che cosa la persona ha appena detto, invece che dire puoi ripetere o può ripetere, potete semplicemente dire prego. Qui è necessario utilizzare un po' il tono interrogativo, quindi far capire che si tratta di una domanda. Ed è un po' come dire can you repeat please or I beg your pardon. Direi che più o meno questi sono tutti gli utilizzi di prego. So che può sembrare una parola che crea molta confusione, ma sono certa che quando viaggerete in Italia e sentirete questa parola in diversi contesti, come quelli che abbiamo appena menzionato, sicuramente riuscirete a capire l'utilizzo di questa parola. Può essere dunque una parola molto utile per chiedere di ripetere una domanda, piuttosto che per dire per favore o per dire dopo di lei. È tutto per il LearnMath di oggi, spero che questo video sia stato utile, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. A presto!